Ciao ragazzi, sono Zergantis e benvenuti in questa guida iniziale. Davvero ragazzi, per chi non si è mai approcciato a un Monster Hunter, nello specifico a Monster Hunter Wilds, per quanto riguarda le mappe, per come funziona il giocare in singolo, giocare in multiplayer e quelle che sono le funzionalità principali degli accampamenti, del girare e del cacciare. Ormai sono grado cacciatore 85, ho quasi 100 ore di gioco, ho fatto tutto l'endgame e cercherò piano piano con video e vari step con guide di cercare di introdurvi nel modo più semplice possibile, e già Monster Hunter Wilds lo fa abbastanza bene, a quello che è secondo me un gioco meraviglioso. Prima di proseguire non ci saranno alcun tipo di spoiler di storia, assolutamente in questo video non menzionerò niente di tutto ciò, quindi potete stare tranquilli, e le armi, le armature che vedrete in generale nelle scene di intermezzo sono armi che sono comuni, non sono niente di specifiche relativi a mostri particolari, anzi l'aspetto che vedete sia mio che del gatto sono aspetti che potete aggiungere in base a quelli che sono i contenuti di gioco che sono generici della gilda ottenibili da chiunque, quindi non c'è alcun tipo di pericolo. Inoltre vi ricordo di iscrivervi, lasciare un like e seguirmi anche su tutti i miei altri social, specialmente sul canale Viola dove siamo live tutti i giorni e vi aspetto per cacciare e darvi dei consigli se lo vorrete. Detto questo, partiamo con il primo aspetto, che è quello della modalità di gioco. Partiamo con la storia ragazzi. Il gioco è giocabilissimo in single player, ma ovviamente dà il meglio di sé in multiplayer. Nella parte centrale, ovvero quella che si chiama low rank o rank basso, i mostri sono tutti più affrontabili, meno complessi, e fa parte tutto sì di una grande parte narrativa che vi sorprenderà e sorprende i veterani perché non c'è mai stata una componente narrativa così importante, ma che di fatto è un gigantesco tutorialone. Tutorial dalle 12 alle 15 ore se si va tranquilli, qualcosa di più se si vuole fare tutte le facoltative o si è un po' più lenti. Finita questa grande introduzione a quello che è Monster Hunter Wilds, tutorial, funzionalità, tutto accompagnato da appunto filmati e storia dei personaggi, Alma, Nata, Gemma, Olivia, filmati incredibili, si esce dalla parte tutorial e si arriva nell'alto rank, l'high rank, dove vengono introdotti nuovi mostri, arrivano nuove meccaniche relative ad esse e sono più forti e danno dei materiali migliori per fare poi le evoluzioni di armi e armature più forti. Quindi l'high rank è il gioco vero, tra virgolette. Poi, per i veterani sanno che esisterà un Master Rank, ovvero livello maestro G-Rank, che è ancora superiore, ma arriverà probabilmente nel 2026 più avanti, con l'inserimento di tante creature. Quindi una volta ben chiaro questo, sappiate che poi, all'arrivo dell'High Rank, la storia non conclude. Arriva un altro pezzo di storia, ma avrà un'incidenza molto meno fitta rispetto a quello che è il Low Rank. Chiarito questo, le missioni saranno parte integrale della vostra caccia, della vostra avventura. Le missioni possono essere fatte in single player o in multiplayer. La questione del single multi per quanto riguarda low rank io la confinerei al single player. Vi spiego il perché. Una meccanica piuttosto fastidiosa che è rimasta e viene anche da altri Monster Hunter è quella che se voi non avete visto un mostro o il filmato relativo a quella parte di storia non potete invitare i vostri amici a giocare con voi. Questo rallenta l'avanzamento notevolmente e il mio consiglio è quello di ognuno si gioca la sua low rank da solo e poi quando si arriva in alto grado, e lo capirete perché le missioni hanno diverse stelle e ora le andremo a vedere, allora lì liberi tutti, possiamo giocare tranquillamente con i nostri amici. Oh ragazzi, ovviamente sono un consiglio, poi ovviamente potete prendere i vostri amici, organizzarvi, giocarvi nelle rango basso insieme, facendo la spola e aspettando che quello entri in missione e veda il filmato e poi l'altro lo possa seguire, vi inseguite con i vari avanzamenti. Però era appunto una cosa molto laboriosa e spesso è una rottura di scatole, ma nessuno ve lo vieta di fare. Messa questa premessa, Monster Hunter non è proprio simpatico per quanto riguarda la questione online. A voi vi verrà chiesto infatti in che tipo di modalità volete giocare a inizio gioco. Potete modificarla parlando con Alma qua nella terza opzione in alto a destra con stanza consigliata, cerca una stanza o stanza privata. Qui potete fare una stanza privata che può essere raggiunta solo da un ID e quindi lo date a chi volete questo ID e può unirsi a voi.
cerca una stanza, potete cercare voi una stanza seguendo determinati parametri, ID della stanza, quindi quelle private, stanza della squadra, che andremo a vedere dopo come si fa una squadra, è l'equivalente di una gilda, ma non viene utilizzato il termine gilda perché la gilda esiste all'interno di Monster Hunter e fa parte di questo organico che si preoccupa della salvaguardia dell'ambiente, dell'abbattimento, dell'autorizzazione dell'abbattimento dei mostri, della ricerca di zone nuove, come quello che è appunto tutto il discorso della storia. Cerca amici cacciatori, cerca con parametri, quindi le stanze dove ci siano i vostri amici, che possono essere magari anche pubbliche, loro sono presenti lì all'interno, oppure cerca con parametri. Ad esempio, io qua posso cercare stile di gioco, incarichi di storia, così senza impegno, missioni o missioni evento che arriveranno, non sono ancora presenti, principianti o veterani, stanze consigliate incluse e la lingua che volete decidere. La questione della squadra è una cosa che potete fare all'interno dell'accampamento, ma i tutorial in questo gioco vi faranno fare tutto, quindi diciamo che questo video è un po' più per chi magari si è perso o vuole semplificare o vuole ascoltarlo così, perché veramente il gioco è fatto strabene a tutti i tutorial e mi sembra di veramente prendervi in giro, però vabbè, felicità o felicità, parlando con lei potete creare la vostra squadra. Una squadra che io ho già creato e dove potete trovare qui il codice, anche se continuano a invitarmi giapponesi nelle loro squadre, maledizione, io accetto per sbaglio, potete far parte di più squadre, che si chiama Team Zerga delle disoneste, e avete il codice S6L8, quello lì che vedete, al quale potete fare richiesta. Io farò l'approvazione manuale, normalmente apriamo a tutti, aiutiamo a tutti, nessun problema, venite, avete bisogno, vi aiutiamo e tutto. Potete avere chat di squadra, richieste di adesioni, invito nella squadra, cacciatori invitati, potete modificare il profilo e potete mettere le vostre impostazioni. Facendo in questa maniera potete raggiungere facilmente le stanze dei vostri amici di squadra. Quindi è una cosa molto comica, scusate, comoda, ho detto comica perché ho degli evidenti problemi. In più potete fare anche i gruppi di collegamento, ovvero potete chiedere ai membri di una stanza, ad esempio io ora fossi in una stanza avrei l'elenco dei giocatori e qua mi direbbe tutti i giocatori presenti in questa stanza. Io potrei richiedere a questi giocatori di far parte di un gruppo di collegamento. Il gruppo di collegamento vi permette, qua sto andando a pescare nella mia lista amici, di essere in collegamento stretto con questi cacciatori per la vostra sessione di gioco e fare in modo di potervi trovare più facilmente. È un meccanismo strano, complicato, Capcom non l'ha mai reso semplice, me ne rendo perfettamente conto, ma una volta capito quali sono i vostri amici, messi in lista amici, in squadra o in gruppi collegamento, potete comunque raggiungerli facilmente all'interno delle loro stanze e quindi fare le cacce. Come si fanno le cacce? Voi avete pubblica e unisciti missione. Ora ci sarà dei piccoli spoiler, se non volete vedere questa parte mi raccomando fermi perché mi mostrerà tutte le missioni avendole fatte tutte, quindi potrebbero risultare dei mostri che non volete vedere. Io ve lo dico adesso, avete tutto il tempo del mondo. Massimo skippate di quanto? 30 secondi. Detto questo, avete innanzitutto qui le impostazioni dove potete mettere il limite dei giocatori, quindi potete creare voi, è come se voi andaste a una bacheca oggi che italiano sto parlando, e mettete il volantino tipo Gilda, vedete, devo uccidere questo mostro, ho bisogno di 3 persone, 2 persone, vado in solo, oppure 4 impostazioni, ho bisogno solo di altri giocatori o solo cacciatori di supporto, non so che cosa voglia dire una cosa che non si è mai visto, posso tirare razzo automatico SOS, cioè entro in missione e chiedo subito aiuto e chi guarda nelle richieste SOS può trovarmi, lo vedremo dopo. Posso mettere un messaggio di reclutamento, quindi per tutti, oppure cacciatori che hanno il mio stesso rank, poi vedremo, nuovi cacciatori, cacciatori veterani, potete fare un po' di cose. Richieste di partecipazione, posso approvare automaticamente, oppure posso mettere io che devo approvarla. Password per la missione e piattaforma se volete fare cross platform. E siete in una stanza dove ci sono 50 persone e voi volete fare una missione con i vostri amici, oppure volete mettere dei parametri specifici, o comunque date la password a qualcuno perché non avete fatto l'amicizia e roba, voi dite, oh Mauri dove sei? Sono nella tua stessa stanza, allora metto una missione e la password è 0001, lui vedrà la missione, vedrà 0001, la metterà e sarà in grado di entrare perché ha la password. Fine. Poi avete le missioni principali, come vi dicevo, che sono quelli di storia, che potete vedere se le avete fatte tutte o meno.
Avete le missioni facoltative, che sono quelle che potete riprodurre e rifare nel tempo. Per esempio, vogliamo fare una lalabarina di livello basso, perché ha la stella bassa, potete decidere di fare la partenza con attendi e accette partecipanti, perché voi non lo so dire sto verbo. Comunque, mettete il cartello e la gente guarderà il cartello, voi aspettate, loro si uniscono e quando siete tutti pronti, che avete mangiato, avete preso le vostre razioni, avete fatto tutto, allora tu potrai dire perfetto, parto. Esiste uso buono mega fortuna, ogni giorno riceverete un bonus per aver loggato, stile gaccia. Ecco, è un bonus che si chiama bonus mega fortuna. Per avere dettagli del bonus mega fortuna vi dovrebbe incrementare le ricompense che otterrete a fine missione, quindi usatelo con parsimonia. In alto a destra vedete che ci sono 1, 2, 3, 4, 5 targhettine vicino ai punti, ti dice io ad esempio ne ho uno perché l'ho usato ieri per esempio, quindi questo poi arriverà un tutorial che vi spiegherà come fare. Le missioni si suddividono in stelline, ok? Quindi abbiamo le stelline da 1, che sono i mostri più semplici, 2, 3 e tecnicamente fino a 3 stelle vengono considerate rank basso. Dalle 4 stelle fino alle 8 viene considerato alto grado, quindi il famoso high rank. Quindi considerate che durante la storia voi toccherete l'high rank, ma diciamo che tutto il pacchetto che riguarda la storia dall'inizio fino ai titoli di coda è un po' considerato il low rank, anche se tecnicamente affrontate missioni da 4 stelline. Le missioni che finiscono all'interno di questa bacheca non derivano solo dalle missioni principali, ma derivano anche dai mostri che avete abbattuto voi all'interno della mappa. Esempio, se voi non avete mai abbattuto, vi faccio un esempio facile, non avete mai abbattuto questi i Taliot, no? I Taliot sono delle creature che trovate nel deserto iniziale, che li vedete lì, a volte attaccano anche i mostri grandi mentre combattete. Basta che voi ne ammazziate uno per far sì che voi sblocchiate la missione relativa. Abbattine 8, molto veloce. Nel momento in cui voi girate all'interno della mappa e ad esempio, non lo so, trovate un mostro particolare, oltre che a una quest di storia che magari è obbligatoria, vi dà un'altra quest facoltativa di andare a combattere quel mostro. Quindi mi raccomando, combattete non soltanto le quest principali e le facoltative, ma fate anche le ricerche sul campo, che vedremo dopo. Questo video si suddivide principalmente su questi aspetti, perché sennò rischia di diventare veramente troppo lungo. Poi faremo un video più tecnico sulle armature, sulle armi, sui gioielli, su quelle robe lì. Ma adesso proprio partiamo dalla base, for nubs, proprio da zero. Cronologia sul campo. Cronologia sul campo ti permette di mettere all'interno di quelle che sono le indagini, pagando dei punti, i mostri che hai incontrato nella mappa generale. E queste rimangono poi all'interno delle tue taglie che puoi fare un tot numero di volte prima che spariscano. Vi faccio un esempio. Nella mappa principale, aprendo la mappa, voi adesso avrete, prendo così, avrete, non lo so, ecco, questa matrice qui. Sapete che lei gira nella mappa per ancora 1 minuto e 30, è di alto grado perché è di rank 3 stelle quando in realtà lei è un mostro molto più basso. Se fate dettagli vi dice che avreste questa ricompensa se decidete di andarla a cacciare adesso. Faccio inizia ricerca sul campo, ce la dà come obiettivo, il timer si annulla e finché non l'avete ammazzata o non l'avete catturata non andrà rimossa. Avete comunque un limite che ad esempio che o scade il tempo o voi svenite 3 volte, quindi morite 3 volte voi o chi è con voi, a quel punto la missione fallisce. E se ce la fate sbloccate le ricompense che sono elencate. La potete però salvare come indagine, quella che vi dicevo prima. Pagate un punti gilda che otterrete facendo la raccolta di alcuni materiali all'interno del mondo, missioni e altre attività che verranno naturali, non serve spiegarvele, e la potete salvare e finirà nell'elenco indagini. Quindi finirà in questo elenco qui perché magari in quel momento trovate un mostro che vi piace con una missione che è figa e allora a quel punto potrete tornare a farla più volte. Ora qua vi faccio vedere, chiaramente vi avevo detto che c'era dello spoiler prima, forse ne sono passati più di 30 secondi, vi chiedo scusa, ma comunque spoiler anche questo.
io ad esempio mi sono salvato le missioni 8 stelle che ho trovato nel mondo, come ad esempio gli Archvel Temprati o il Gore Megala, che sono mostri alto livello, e io che ho finito tutto ho bisogno di farmare questi ultimi. Li ho trovati, ad esempio questo Gore Megala l'abbiamo fatto più volte, lo posso fare ancora una volta perché mi rimane proprio scritto in basso a destra quante volte è fattibile farlo. Mi sposto e vedete in basso a destra, qua in questa sezione qui, vedete? C'ho un 1, oppure qua c'ho un 3. Quante volte le posso rifare? E voi le potete fare in solo o con i vostri, o chiaramente con i vostri amici. Missioni evento, non ci sono ancora le missioni evento, arriveranno. Ogni tot Capcom pubblicherà delle missioni evento. Le missioni evento sono spaziali, nel senso bellissime, perché a volte vi danno delle ricompense spesso uniche o vi facilitano determinati raggiungimenti di obiettivi. Vi faccio un esempio. Sapete tutti che i vari mostri hanno diverse dimensioni. Non troverete mai tutti i mostri della stessa dimensione. Ora vi introduco un altro discorso che faremo forse un altro momento, ma nella guida ai mostri grandi, vedete che ad esempio questo Doshaguma ha una coroncina d'oro, oppure questo Uduna ha una coroncina d'argento, perché vuol dire che ho incontrato il più grosso con la corona d'oro, o comunque il secondo possibile più grande. E poi avremo anche un'altra coroncina per vedere il più piccolo, perché ci sono le dimensioni. A volte capita che nelle missioni evento, è successo così in World, ma in altri, ci dessero dei speciali mostri di dimensioni molto strane. Un Uragan che è grosso veramente, ragazzi, è molto grosso, è grosso così nella mappa. Un mini uraganino, ed era il più piccolo della sua specie, e quindi poi lo potete fare e trovare poi l'emblema e l'achievement se siete degli achievement hunter, non solo su PlayStation con i vari platini, ma anche all'interno del gioco potete ottenere quello che è sicuramente il più piccolo. Oppure vi danno dei ticket per armature e armi speciali, vi danno dei ricompense in più per i gioielli, per i soldi. Le missioni evento sono importanti, vanno tenute sotto controllo. Missione membri della stanza, possiamo vedere che in questa stanza, ora sono offline, ci sono altri che hanno messo delle missioni, ed è qua che controlliamo quella dei nostri amici, al quale possiamo aderire perché loro hanno non lo mettiamo, hanno messo questo annuncio all'interno della bacheca. Missioni membri in collegamento, se abbiamo un collegamento con i nostri amici possiamo vedere direttamente loro in qualunque stanza sono. Missioni razzo SOS invece sono missioni dove, entrando all'interno di un game, voi potete tirare un razzo SOS. Vi viene spiegato all'interno del tutorial. Se siete online lo potete, se siete online o offline cambia semplicemente che arriva il gruppo, quindi Olivia, Rosso, Alessa, ad aiutarti. Se siete online, appena uno risponde alla vostra chiamata sostituirà uno dei bot oltretutto rotti, perché sono veramente fortissimi. Ad esempio io chiedo, c'è qualcuno che ha bisogno di una mano contro l'Uduna di alto grado? Tipologia di missione, qualsiasi, principale, facoltativa, indagine, indifferente, il luogo è uguale, la lingua è uguale, cerca razzo SOS. C'è qualcuno che ha bisogno? Guardate quante persone stanno chiedendo aiuto per i razzo SOS. Quindi voi potete aggregarvi a destra, qua dove ci sono io, potete vedere che questa è una persona che è in questa missione, approva automaticamente, è già da 11 minuti dentro. Questi sono i requisiti, dovrete essere grado cacciatore almeno 30, e queste sono le condizioni di fallimento. 11 minuti vuol dire che è a più di metà fight probabilmente, quindi voi entrerete e darete un piccolo contributo, non così tanto, ma prenderete la ricompensa. La questione del se sono passati più di 5 minuti, accettate la missione, non l'hanno ancora inserita, quindi voi potete tranquillamente fare le e entrare nei posti col minutaggio più alto se volete solo rubare le cose. Di fatto potete griffare. Io ammetto che dopo la 30ª volta che non trovavo una gemma speciale ho cominciato a guardare, entrare, provare, prendere e scappare, e poi l'ho trovata. Però non si fa. È un no. Cattivi. Questo vi aiuta tanto. E poi vabbè, qua vi chiede se volete schierare il vostro compagno o meno. Questo è come funziona l'impalcatura delle missioni e la parte social all'interno delle nostre app di gioco. Se tenete premuto, ora beh, qua mi rompe un attimo le scatole perché mi dà un miliardo di... Se tenete premuto start, vi apre, almeno a me start su PC, ma credo che sia anche sulle altre cose, vi apre la parte della chat. Quindi voi potete comunicare con i membri del gruppo. Quindi io faccio ad esempio X e scrivo ciao a tutti, e tutti lo vedranno. Posso
modificare a membri della stanza, posso fare whisper, posso sussurrare o ai membri della mia squadra, ok? Quindi apparirà sulla destra e quando tornate voi non lo vedete, potete mettere nelle impostazioni tutte queste cosine qui. Ora, introdotto questo aspetto, io per non rendervi troppo pesante il video e darvi troppe informazioni, vi farei la parte mappa e la parte accampamento. E poi andremo nella parte invece armi e armature nel prossimo video, così non facciamo un video di 2 ore perché è davvero tanto tecnico. Partiamo con la questione mappa. Premendo select o comunque il tasto a sinistra opposto a quello che è start, aprirete la mappa. Ora io vi faccio vedere la prima mappa e basta. Certo, ci potrebbero essere dei mostri che vagano che non avete visto, ma in teoria no, stiamo tutti tranquilli. La mappa, oltre che essere interattiva e muoverla con l'analogico, potete dezoomare o zoomare con i grilletti e vedete che ha tante informazioni che saltano fuori anche nel momento in cui voi andate a scoprire ed esplorate, ed è suddivisa in zone, in numeri, per facilitare l'orientamento nel caso abbiate bisogno di specifiche risorse. Inoltre, contando che voi avrete il secret, cioè lui, e spesso se avete un obiettivo lo fate andare in automatico, diciamo che studiarsi un po' la mappa non è male, visto che tende a essere abbastanza ignorata, ma da me anche. Andavo dritto e non sapevo da che parte di fatto muovermi. La mappa è presente con diversi, chiamiamoli percorsi che non possono essere affrontati a piedi ma dal vostro secret. Sono quelli che vedete nella minimappa in basso a sinistra con i puntini. Se ci sono i puntini, secret. Quando saltate potete schiacciare il tasto destro, l'RT, per fare anche la planata del secret. È molto scenica, è molto carina. E potete muovervi, come vedete nella mappa avete creature, che sono questi erbivori qui che non vi attaccheranno. Creature più piccole, che sono ad esempio questi dinosaurini piccolini qui, ad esempio, che invece si chiama fauna endemica. La fauna endemica, come anche questo uccellino qui, può essere catturata come correttino. Vedete? Opla. E ho catturato un rubavento e un rubavento nero. Rubavento nero, oltretutto, bestia abbastanza rara. Non tantissimo, ma il giusto. Quindi voi avrete la possibilità di interagire sia con... Guarda questo? No, l'ho preso. Sia con i mostri più grandi, sia con erbivori che uccidendoli vi daranno carne. Guardate che figo. Il coccodrillo che si mangia l'erbivoro. Guardate che figata. E lui se l'è cacciato. Io posso usare il rampino, togliergli il muso e prendere un baccello ferita. E ora lui è arrabbiato, ovviamente, non è proprio contentissimo di questa cosa. E noi riequilibriamo il ciclo naturale della vita, colpendo e punendo il coccodrillo, poverino. Ovviamente colpendoli e uccidendoli, sia da quello che ha ucciso lui, vedete? No, da quello che ha ucciso lui no, ma avendo colpito e ucciso un nemico, ora che questo sta chiaramente scappando, potremo ovviamente prenderne le parti. I mostri piccoli hanno normalmente un drop, i mostri grandi da 3, normalmente 3, i mostri ancora più grandi più di 3. Diciamo che si suddividono in questo modo. Ma comunque continuiamo a guardare la mappa. Nella mappa abbiamo elementi con il simbolo della sacchetta e in questo caso il punto di domanda, che sono elementi punti gilda, ovvero sabbia pepe. Se noi la prendiamo, la sabbia pepe, vedete, messa in saccoccia e ci dà un punteggio. Ora io mi stringo un attimo, così voi la... oppure mi metto in alto a destra che do meno fastidio, e voi la potete vedere bene questo cosa intendo, vedete? Qua abbiamo sabbia pepe, se io la prendo a destra mi è apparso sabbia pepe piccante, 5 punti. Quindi prendendo parti di elementi della mappa possiamo ottenere dei punteggi, ma possiamo anche ottenere con gli insetti, ad esempio in questo caso questo è un insetto vigor mantello che mi curerebbe se io avessi poca vita. Ce ne sono altri di vari elementi nelle varie mappe, le vigor vespe che ci curano se ci passiamo davanti perché prendiamo il loro flusso verde, o ad esempio anche gli energigli che ci curano anch'essi, quindi possiamo utilizzarli in questo modo. Abbiamo altri elementi come ad esempio, vedete, questi che sono i cespugli che se ci mettiamo dentro e ci abbassiamo ci nascondono alla vista. Trappole come le trappole rampicanti col quale interagiamo, e se i mostri grandi ci vanno dentro vengono intrappolati, abbiamo una finestra di tempo per colpirli più
con più forza, e oltretutto viene segnalata il fatto che sia una mappa, una trappola, quindi trappola rampicanti. Qua ad esempio invece abbiamo gemma, che è un'altra cosa, questo la vedremo un altro. Poi abbiamo qua ad esempio altri materiali punti, e poi abbiamo quelli fatti a bacelli. Quelli fatti a bacelli vuol dire che se noi prendiamo l'oggetto selezionato otterremo un bacello che andremo a inserire nella nostra balestra, che poi con sinistro, quindi con grilletto sinistro e poi grilletto destro, andremo a lanciare. Andremo a lanciare ad esempio contro i mostri, che faranno cose, dai danni a aiuti di vario tipo. Avrete notato che nella mappa abbiamo anche tipo le larve, vabbè, che comunque ci danno resistenza, il miele che ci permette di essere mischiato con altri oggetti per creare degli elementi più importanti. Abbiamo ad esempio un villaggio, abbiamo gli scambi dove le persone ci scambiano le cose. Abbiamo tantissimi elementi che però vengono tutti principalmente spiegati. Questi ad esempio sono i cuneotteri, che una volta che verranno utilizzati possiamo usarli come rampino e saltare. Ma la cosa più importante, ora questi ci farete caso, verrete tutorialati tantissimo col tutorial eccetera, sono gli accampamenti. Vedete questi cartelli? Questi cartelli indicano zone dove voi potete creare un accampamento, ovvero un luogo dove potete teletrasportarvi e rifocillarvi. Sono sempre vicini a queste farfalle, e una volta arrivati qui utilizzerete l'apposito strumento che si chiama kit da campeggio. Vi avvicinerete, fate X, e qua vi dite avete 5 slot possibili per questa mappa, e vi dice che in questa zona la sicurezza nel fare questo accampamento è pericoloso e costerà 75 punti. Pericoloso cosa vuol dire? Che se arriva un mostro e passa grande e lo vede, ve lo può distruggere e voi dovrete ricostruirlo. Giusto per darmi un esempio, ok? Ci sono tanti posti dove potete crearli e tanti posti strategici dove potete farli. Ad esempio vedete questo, che sarà un posto invece molto tranquillo, oppure qua dalla oasi, oppure qua in mezzo al deserto, o in altre zone che sono già state adibite per l'appunto all'accampamento. Scoprirle tutte è importante e divertente. Inoltre avrete la possibilità di interagire con le altre mappe uscendo da quest'ultima, ma il teletrasporto diciamo che è la cosa più utile secondo me e più utilizzata. Voglio andare dall'altra parte della mappa, lo voglio fare velocemente, ho un accampamento qui, fischio e arrivo, e in un attimo sono dall'altra parte della mappa a fare le mie cose o a cacciare in queste zone. Questa è la parte inerente alla mappa. Ci sono tante altre zone. Ora io metterò la mappa globale, che è spoiler, ve lo dico, quindi preparatevi, abbiate un pochettino di tempo prima di... datemi veramente 10 secondi, vado, e io posso muovermi in tutte le parti della mappa. Selezionando la parte della mappa dedicata, scusate che ora io divento più piccino, esatto, avrete anche però un sommario di quali mostri in questo momento girano per la mappa. Vi dice se è giorno, mattino, sera o notte, e vi dice in che ciclo siamo. Perché? Perché esistono il ciclo dell'abbondanza, il ciclo del riposo e il ciclo delle intemperie. In base a quello possono cambiare sia i mostri, cambia l'ambiente e anche altre cose, ad esempio la fauna endemica. Comunque troverete in basso scritto i vari eventi. Io ad esempio mi metto ora un attimo qui a sinistra. Sappiamo che in questo momento, ad esempio guardando la piana dove siamo adesso, gli eventi presenti sono abbondanza di frammenti di folgorite, supporto sul campo di gemma, abbondanza di trappole rampicanti, perché con l'abbondanza è più rigogliosa la vegetazione, e aumento di insetti a baglio. Inoltre, vogliamo più info? Andiamo avanti, sempre con RB. Vi dice, guardate, i minuti che servono per un ciclo completo di una nuova sezione, quindi da abbondanza a riposo e poi a intemperie e poi di nuovo, no, ma col ciclo che c'è, servono 60 minuti, ma 10 minuti per passare dal giorno alla notte, poi 35 minuti al mattino, eccetera eccetera, e vi viene detto quali mostri arriveranno in quale ciclo di orario, quindi è proprio le previsioni di quella zona, ok? Voi potete comunque sempre alterare il tempo pagando punti Gilda nella vostra accampamento, facendo riposati, e riposandoti potete cambiare abbondanza, riposo, intemperie e mettere mattino, giorno, sera o notte e confermare. Ad esempio noi ora vogliamo andare nella stagione del riposo al mattino, di notte, e pago 300 punti e il tempo passerà e noi avremo quel nuovo livello di mappa.
serve per avere mostri che sono più dediti a quel momento della giornata e a piccole creaturine che mi servono magari per delle quest che vi daranno, e ce ne sarà una specifica proprio qua, che appaiono solo in determinate condizioni. That's it. Comunque all'interno della tenda potete fare un sacco di cose, potete trasferire gli oggetti che vi portate dietro, potete creare oggetti nuovi, potete venderli addirittura, fare tasti di personalizzazione della tavola del cerchio quando selezionate gli oggetti, cambiare equipaggiamenti, visualizzare i set e creare set automatici, schierare o non schierare e cambiare gli equipaggiamenti dei gatti, mangiare poi è tutta una parte che affronteremo, ma no, affrontiamola ora. Potete fare un pasto consigliato, personalizzato o preferiti. Potete salvare nei preferiti qual è il vostro pasto. Per esempio io registrerò, e questo è come se fosse manuale, che voglio mangiare un piatto di pesce che mi dà più resistenza, perché vedete che avete i bonus, qua è attacco +2, qua è difesa fisica, qua invece ad esempio è sia 2 di difesa fisica che difesa elementale. Io metto difesa, poi metterò qua cintura nera, ora gli avrete le varie abilità che ve le dicono, quindi ve le studiate un po', pasto coraggioso, e poi nell'ultima avrete, io ad esempio mi metterò, anzi non mi metto pasto coraggioso, mi metto difensore 2 e alla fine decido di mettermi un pasto curativo. Contate sempre che vicino alla scatola, alla box, avete quanti avete di questi ingredienti. Gli ingredienti si scambiano dai villagers e si ottengono come ricompense da certe missioni e certe subquest. Quindi ricordatevi che non è come Monster Hunter World dove basta trovare l'ingrediente all'interno del mondo per averlo disponibile sempre. È una meccanica che a me non piace tanto, però funziona e mi rendo conto che allunghi un pochettino magari la longevità. Comunque potete fare il pasto consigliato invece che utilizzando con razione, e le razioni le ottenete dal gatto, lo vedremo dopo, e potete cucinare velocemente, oppure aggiungi gli ingredienti tu e cucina manualmente, ok? Aggiungere con razione non avete i bonus e dura 30 minuti, mentre se aggiungete anche gli ingredienti avete il bonus aggiuntivo e le abilità e vi dura 50 minuti. Quindi ora mangio con razione, avete l'animazione che è molto bella e potete skipparle col tasto sinistro. Scusate, col select. Potete pubblicare missioni, potete scegliere la musica dell'accampamento e cambiare l'acconciatura del vostro cacciatore. Ok? E giocare col vostro gatto. Potete scegliere, vedete, lui arriva e gioca lì con voi e mettete il giochino. Questa era la parte mappa. Concludiamo questo video con la parte invece accampamento, che è un po' la parte conclusiva di tutto quello che riguarda un po' gli ambienti. Tenete conto che nelle mappe ci sono anche ambienti che possono essere utilizzati non solo come trappole, ma anche come ostacoli o trigger per fare dei danni o stunnare determinati mostri. Ma è tutta una roba che comunque col tutorial vedrete e imparerete a familiarizzare. Questa è la vostra tenda e Alma vi dà le vostre missioni. Il gatto, che sarà posizionato qui, vi darà anche lui delle sottoquest. Quando avete una missione o qualcosa arriverà un punto esclamativo in testa. Questa è la fucina, invece, dove Gemma vi forgerà armi, armature, armi di fine gioco, una meccanica speciale, armi ed equipaggiamenti del vostro palico, quindi del vostro gatto. Tra le varie opzioni ne avremo e le vedremo nel prossimo video delle armature. Qui invece abbiamo il centro scorte. Il centro scorte vi permette di gestire le scorte, ovvero comprare. Potete comprare oggetti da mettere nella borsa oggetti che vi portate dietro o da mettere nella cassa e poi prendere in un secondo momento. Potete comprare pozioni, antidoti, tante cose. Se avete bisogno di una roba immediatamente, non volete crearvela da voi. Alcune situazioni, alcuni oggetti, ora io qua mi risposto perché sono un po' in mezzo, tipo l'intrappolatore è comprabile solo qui, non è creabile e serve per fare le trappole, quindi è importante. Oppure le botti servono per fare le bombe botti, quindi alcuni materiali li dovete comprare per forza. Io infatti ho comprato un po' di intrappolatori e un po' di bombe, di botte grandi, ma posso comprare direttamente anche le bombe botti grandi. Quindi tutto è relativo. Potete anche vendere alcuni oggetti. Alcuni oggetti che direte, ma perché io devo vendere se è un gioco dove praticamente sono un accumulatore seriale? Alcuni oggetti sono fatti per essere venduti e li riconoscete per vari motivi. Li riconoscete per esempio perché, aspettate,
sono in fondo normalmente alla parte dei vari oggetti possibili e c'è proprio scritto quello che vanno a fare. Vi faccio un esempio, no? Scaglie d'oro. Le scaglie d'oro derivano da un pesce chiamato pesce d'oro e vendendole fate dei soldi. È fatta apposta per essere venduta. Le uova d'argento, le uova d'oro, ad esempio, si vendono ad ottimo prezzo, vi viene proprio detto. Quindi venderle è il loro ruolo, il loro obiettivo. Poi ci sono invece altri oggetti che sono tipo gli ingredienti o queste che io invece non vi consiglio di tenere perché sono oggetti che potete utilizzare sia per essere scambiati con i vari villagers, sia vi servono per meccaniche finali che vedremo poi nella questione armi e armature. Però ad esempio io ora mi vendo 13 scaglie d'oro, mi vendo 11 scaglie dorate e mi vendo 10 scaglie di platino dai pesci che ho catturato e ho preso con le meccaniche di pesca. Ecco, nelle mappe ci sono anche i punti di pesca che sono visibili tramite dei pesci che vedete, li vedete nei laghetti e potete pescare per l'appunto con la canna da pesca. Non ve ne ho parlato prima, mi sono dimenticato, ve lo faccio vedere al volo, almeno avete un contesto di quello che vi sto più o meno dicendo. All'interno sempre di questa mappa, ad esempio, arriverete in una zona come questa. Ecco, vedete che arrivano i pesci. Questo è arrivato e questo è un pesce platino oltretutto. Ragazzi, i pesci li pescate con la canna e scegliendo le varie esche, ok? Vi do un consiglio spassionato, adesso mi sposto così vedete meglio. Vedete, ho selezionato in basso a destra la canna e ho le varie esche. Se non è una quest, pescate col retino. Fidatevi di me. Se potete. Se non vi dicono pesca questo pesce ed è una quest, retino, mirate, arrivederci. Pesce di platino, let's go. E avete anche le dimensioni e il peso e finisce tutto in fauna endemica. Molto più veloce, molto più rapido, molto meno noioso. Mentre quando ti dice pesca un pesce d'oro e avrete la missione, lì dovete farlo con la canna da pesca. Ok? Poi abbiamo il centro ingredienti. Andiamo dal centro ingredienti e dice le consegne. Lui vi dà le razioni, che sono quelle che potete utilizzare per cucinare, come avete visto prima, senza usare gli ingredienti specifici, ma avrete meno bonus. Banco di supporto. Banco di supporto è tutta la hub di info riguardo alle informazioni del gioco. Le richieste limitate. Le richieste limitate sono da completare e sono: oggi ti ho chiesto, e dura entro tot, di per esempio fare 3 missioni nelle piane desertiche. Se tu me le fai io ti do come ricompensa un buono fusione argento, importantissimo, poi vedremo poi, e sfere armatura che vi serviranno per potenziare le armature. Assicuratevi di fare sempre queste missioni. DLC? Avete dei DLC? Questi sono i consigliati, ad esempio. Quindi già in possesso, aiuto cacciatore e pacchetto di benvenuto, potete scaricarli e vi dice quali potete scaricare, ok? Poi avete la sessione invece riscatta contenuti, fatelo immediatamente perché saranno i contenuti se venite da Monster Hunter World oppure venite dal bonus di ringraziamento per aver giocato il beta test o altre cose. Possiamo gestire gli accampamenti che abbiamo fatto all'interno delle mappe nelle varie zone, tipo nella piana ventosa io ho un accampamento e qua mi fa l'elenco, vedete? Tra tutte le zone ho allestito o ne posso allestire direttamente uno da qua. Tipo caverna minerale, boom, lo posso fare. Io dico mostra accampamento, lo allestiamo. Boom, e me lo allestisce lui in automatico. Alcuni posti magari non li abbiamo scoperti, non li abbiamo visti, non ci siamo andati. Ecco, magari andiamoci. Oppure semplicemente non ho più slot rimanenti in questo caso. Tipo questo sud-est lo voglio smantellare. Smantelliamolo. Non avrebbe tanto senso in questo momento farlo, ad esempio. Ok? In più posso modificare l'aspetto. Nelle piane ventose posso aumentare le decorazioni. Posso mettere, vedete? 1 o 2 le lanternine. Tipo di lanterna. Posso cambiare i colori. Insomma, posso fare una marea di... Posso fare veramente, ragazzi, una marea di cose. Tipo facciamo così. E l'abbiamo fatto azzurrino. Eccetera, eccetera. Potete salvare ovviamente. Poi purtroppo non c'è la mensa coi gatti. Questo è un grandissimo difetto
gatto, ma la questione dei pranzi è gestita in un altro modo, cioè man mano che andrete avanti con la storia e aiuterete la gente vi inviterà a pranzo da loro. Invitandovi a pranzo da loro avrete la possibilità... Io ho appena visto una cosa però stranissima. Ma questo qui è l'uomo gatto? Perché questo qui cammina come con le zampette da gatto? Ah no, perché è un viveriano e c'ha le zampe strano. Mi sembrava un gatto, mi era preso male. Vabbè, vi inviteranno loro a cena e i bonus che riceverete dalla cena con loro saranno migliori e più forti. Infine avete questa che era la parte, come vi dicevo, della creazione delle squadre. Qua vi daranno delle quest sulla fauna endemica, quindi mi raccomando, cercate sempre di controllare bene anche questa zona qui. E infine andrete nella stanza dell'addestramento, che è questa parte qui. Potete arrivarci sia a piedi sia con il teleport. Nella parte addestramento, che è fondamentale, avrete la possibilità di provare le armi e le armature contro... che cosa? Contro il... gatto Sterminator mobile. Io mi risposto un attimo in basso a destra perché in alto a destra avete l'elenco delle mosse possibili e in basso a sinistra avete le mosse combo che vi suggerisce il gioco. Vedete? Lui vi dice ad esempio vuoi giocare con la lanciafucile, fai una combo intera di Y e tu pianti la lama. Oppure spari, vai avanti, 1 e 2, bam, e poi colpo, boom, e fai questa mossa qui. Oppure andate, vabbè, qua sto esagerando. Oppure vi dice sopra quella che state facendo. Oppure 1, 2 e colpo. E colpetto indietro e tornate indietro. E avete tante combo possibili. Alto a destra ci sono tutte quelle che sono presenti. Se voi andate nella sezione di... ora non mi ricordo mai dove... guida al gioco, nella sezione del terzo punto. Nella guida al gioco avete configurazione controller, comandi base, comandi delle armi, guida addestramento, elenco, c'è tutto. E nella guida alle armi, lancia fucile già selezionata, vedete? Vi dice tutte le varie combo con l'immagine in alto a destra e addirittura anche il video se è necessario. E i tipi di scarica, come fare, colpo viver, barra di fuoco e le combo cannone viver e le combo avanzate. Vi viene detto tutto. Se volete cambiare l'addestramento potete parlare col gatto e il gatto dirgli guarda, voglio che la corazza del gatto sia dura, quindi rimbalzo, ho bisogno di un'arma molto forte per poterla scalfire. Voglio che le ferite appaiono subito oppure non voglio che metta le ferite per la modalità ferite. Voglio che lui faccia colpi schianto, mi lanci le robe o faccia in automatico, decida lui. Voglio che l'orientamento sia verso in avanti oppure che segua il cacciatore. Impostazioni guarigione naturale, impostazioni di forza, voglio che sia un mostro veramente forte o i livelli, ok? Adesso le applicate e lui dovrebbe ora tipo seguirmi, esatto. E infatti ora mi tira i colpi deboli e adesso mi tirerà una mazzata. E io l'ho parata e voi così potete fare anche ad esempio le contromosse. Tipo io ho fatto una parata perfetta adesso e vado di contromossa che è una cosa specifica. Quindi potete gestirvi tutta la parte dell'addestramento e potete qua cambiare le armi e le armature per provare tutte le armi e le armature in modalità addestramento. La modalità addestramento è fondamentale, se no, oltre che a essere molto molto divertente e non prevede solo il combattimento, ma anche modalità addestramento vuol dire anche movimento, quindi come muoversi, come arrampicarsi, come usare i coneotteri. Vedete? Quindi vi racconta e vi spiega tutto e vi permette di fare tutto. Questa ragazzi era la parte iniziale. Io vi invito a controllare i menu perché come avete visto ci sono tantissimi tutorial, avete tantissime cose, voci da scoprire ed esplorare, partendo dalla guida dei mostri che è super dettagliata, vi dice veramente tutto dei mostri, a i mostri piccoli, la fauna endemica, i pesci, c'è veramente 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 tutto. Il prossimo video guida affronteremo armi e armature, gioielli e ornamenti, sistemi per migliorare e trovare più gioielli e armamenti e la differenziazione di queste indagini molto molto più avanzate. Non vi ho parlato delle varie armi, non perché io non sia uno che vorrebbe fare un video su lanciafucile, ma perché voglio studiarmi bene il sistema, perché sinceramente farvi una guida del migliore arma per iniziare personalmente la trovo poco utile, perché Monster Hunter Wilds è proprio fatto per sperimentare
e è giusto che voi giochiate più che potete diverse armi o che vi innamoriate delle prime e andate avanti e le cambiate in fondo con una meccanica Artian che è molto interessante. Cioè, sono talmente tutte ben equilibrate e bilanciate, secondo me, che permettono di fare tutto a tutti in tutti i modi. Quindi il mio veramente grandissimo invito è di provare tutto e trovare quella che vi piace di più. Tanto potete cambiarle quando volete. E vedrete che anche fare armi differenti a alto livello senza prendere tutti i materiali è fattibile grazie ai meccanismi Artian. Detto questo, io signori vi invito a iscrivervi, a lasciarmi un like, a seguirmi anche su tutti i miei altri social. Vi ringrazio per la vostra attenzione in un video che è lunghissimo. Io parlo ininterrottamente da 53 minuti, ma non so quanto di questo voi vedrete. Spero di tagliare tanto. Vi invito sul canale Viola, che sarò live tutti i giorni, sia con altri giochi, ma anche con Monster Hunter, per cacciare assieme c'è la squadra. Quindi potete unirvi senza problemi. Vi mando un bacio grande e vi auguro una buona serata. United State of Zerga. Ciao belli.